Ieri sera mi sono recuperato l'intera conferenza Xbox e devo dire che non vedevo una conferenza così piena di annunci, così piena di giochi da tantissimo tempo e ne sono rimasto particolarmente sorpreso. Soprattutto dopo, perché poi mi volevo collegare con un altro discorso che volevo fare in un video e ne prendo lo spunto da questa cosa. Soprattutto dopo il fatto che si sarebbe detto che il Game Pass non sia sostenibile. Ammazza, cioè, allora, se fosse stato sostenibile, ieri sera cosa potevamo vedere a questo punto? Cioè, è paradossale che si dica il Game Pass non è sostenibile e poi arrivi una conferenza del genere. Adesso non vi cito tutti i giochi perché bene o male tutti avranno già visto che giochi hanno annunciato, ma già vi faccio qualche nome. Su Game Pass arriverà il nuovo Doom nel 2025, il nuovo COD Black Ops 6, Fable, poi ho visto anche un sacco di altra roba, anche di terze parti tra l'altro, anche di terze parti, cosa molto importante. Quindi ieri sera Microsoft ha fatto questa conferenza con un ritmo veramente impressionante, ma veramente impressionante. Giochi su giochi, trailer su trailer, pure qualche gameplay, e devo dire che hanno avuto un ritmo secondo me top, soprattutto considerando le ultime conferenze che ho visto, PlayStation e via discorrendo. Ragazzi, parliamoci chiaro, conferenze terrificanti dove c'erano un sacco di giochi multipiattaforma e basta, zero esclusive, perché sì, PlayStation non sta avendo le esclusive, quella cosa che vende la console. Invece Microsoft sta spingendo tanto sotto questo punto di vista e soprattutto sta spingendo molto su Game Pass. Tra l'altro mi è venuto in mente ora anche Gears Idei, il nuovo gioco di Gears of War, prequel se non sbaglio di Gears o della saga Gears of War, insomma, come per chiudere con la ciliegina sulla torta, nuovi contenuti per Starfield, nuovi contenuti per Sea of Thieves, insomma tante cose che mi stanno venendo in mente pian piano, e tutti i giochi, dico quasi, no, non tutti, ma quasi, tipo se sono una ventina, 17 su 20 saranno al day one su Game Pass e alcuni anche multipiattaforma. Cioè, questa cosa fa capire quanto il Game Pass sia sostenibile, perché se no, cioè, allora, io non... Va bene che ci prendono tutti per scemi, imbecilli, quello che è, va benissimo. Cioè, no, non va bene, però il discorso è, se il sistema non fosse sostenibile, tutti questi sviluppatori, perché si dovrebbero praticamente suicidare facendo uscire il gioco su Game Pass? Questa è la domanda principale, perché dovrebbero far uscire giochi al day one su Game Pass se non fosse sostenibile? L'unica cosa che mi può venire in mente è che magari nel prossimo futuro ci sarà un aumento dei costi di abbonamento. Quello sì, potrebbe anche essere, infatti se avete i soldi approfittatene e fate un abbonamento annuale, perché non so, mi sembra un po' tanta roba e credo che potrebbe succedere, o come non potrebbe, che aumentino leggermente il prezzo dell'abbonamento mensile, che sarebbe anche sensato, perché comunque, cioè, io ho visto che c'è tanta di quella roba che non c'è il tempo fisico per giocarla. Anche l'espansione di Diablo, però quella non è su Game Pass. E poi ho visto anche il nuovo Dragon Age. Hanno fatto una roba ieri sera che io, una conferenza così bella, veramente non la vedevo da tanti anni, soprattutto con quei ritmi, perché parliamo di ritmi, hanno avuto dei ritmi veramente incredibili, incredibili, cioè io ero lì che guardavo e dicevo ma che cavolo sta succedendo?
Ah, anche il nuovo Stalker 2 che uscirà tra l'altro entro quest'anno a ottobre o settembre, non mi ricordo, però pure quella esclusiva e si narrava di un fantomatico Stalker in difficoltà che sembrava addirittura sul punto di morire clamorosamente. L'hanno mostrato. Ammazza, cioè... quello che dico io è che a volte le parole vanno sempre ascoltate, però non sempre vanno prese alla lettera, perché molte parole alle volte sono un po' all'aria, sono un po' dette così con leggerezza, ma poi i fatti dopo smentiscono queste parole, le smentiscono clamorosamente. Quindi, che dire, io questa conferenza non me l'aspettavo così bella, così potente. Tanto che ieri sera manco ci ho guardato il live, no? Perché ho detto, vabbè, me la recupero più tardi, non so cosa faranno vedere, però avevo un altro impegno. Non è che ho dato questa priorità da dire, oddio, chissà cosa succederà. Ammazza, cioè, hanno praticamente annunciato il mondo. Il mondo. Cioè, del tipo, a una certa dicevo, basta, cioè, va bene, abbiamo capito. Cioè, l'avversario è già morto praticamente. È già a terra, senza vita. No, a parte questo. Cioè, sempre più contento di aver preso anche l'Xbox Series X, perché il Game Pass, ragazzi, è un servizio fenomenale. E io sono uno che ama giocare i giochi, comprarli in versione fisica, però il Game Pass mi svolta la vita, perché cosa faccio col Game Pass? Mi gioco i titoli, poi magari quelli che mi piacciono veramente me li recupero in versione fisica tipo a 10 euro. E alla fin dei conti ci risparmio. Metti un code Black Ops 6, su PlayStation sta a 70-80 euro. Su Game Pass faccio l'abbonamento, gioco a quello più altre cose. E un Black Ops comunque me lo posso recuperare fra 4 anni quando costerà 5-10 euro. Per fare un piccolo esempio. Però veramente, cioè, con questa conferenza Microsoft ha sbaragliato la conferenza, ha sbaragliato la... non i nemici, come si dice? Oddio. Oddio, mi son dimenticato la parola. Comunque, ha fatto veramente una roba fuori dal mondo. La concorrenza, ecco, non mi veniva. La concorrenza l'ha completamente sbaragliata, perché mo c'è PlayStation che dici, sai, sì, bella PS5, bellissima, ma manca la sostanza. Perché sì, Spider-Man 2 va benissimo, God of War Ragnarok va benissimo, Ratchet Clank Rift Apart, per carità di Dio, però Stellar Blade comunque gioco interessante. Però le grandi esclusive PlayStation stanno un po' mancando in questo periodo, soprattutto in questa generazione. Sì, ce ne sono state alcune, però non so, è come se PlayStation si fosse troppo adagiata sugli allori. Tra l'altro il grande smacco ieri sera di mostrare Metal Gear Solid Delta alla conferenza Xbox. Quello è stato un grande smacco, a mio parere. Del tipo, adesso vi faccio vedere io, una roba del genere. Mentre vabbè c'è Nintendo che fa il suo sport a parte, fa le sue cose. Sappiamo che Nintendo, sì, viene spesso associata alla lotta tra PlayStation, Xbox, Nintendo, però in realtà Nintendo fa praticamente un altro sport. Nel senso che fa i suoi giochi, le sue cose, la sua console è ancora molto indietro tecnicamente parlando, però fa giochi che sono veramente delle perle, uniche e rare. Ha un altro target Nintendo più che altro, quindi diciamo che per me la sfida è più PlayStation Xbox, che poi sfida. In realtà io penso che più andremo avanti, più comunque il mondo videoludico si unirà, perché già comunque Xbox, sì, ok, ha preso in esclusiva, ha preso alcuni team tipo Activision, Blizzard, Bethesda, però i giochi usciranno anche su PlayStation 5. Quindi alla fin dei conti ci sarà sempre, secondo me, di più questa connessione. Stessa cosa PlayStation, che ha fatto uscire le sue esclusive su PC.
non su Xbox ma su PC, nel senso che anche se con un attimo di ritardo, perché tipo un anno e mezzo, 2 a volte, però devo dire che anche loro si stanno un po' aprendo al mondo PC, al mondo esterno. Però ragazzi, Microsoft al momento è un passo avanti, forse anche 2 lo sta dimostrando e non c'è niente da fare. Tra l'altro, piccola aggiunta, ieri ho visto il trailer della nuova espansione, delle nuove aggiunte su Flight Simulator. Io non sono un grande appassionato di aerei, non ci capisco una mazza a dirla tutta, però ragazzi ho visto che hanno fatto delle aggiunte spaventose. Asobo sta lavorando benissimo su questo gioco, complimenti a loro perché stanno a fare un lavoro micidiale a mio parere. Quindi, mamma mia, io guardavo, ho detto, ma che cioè, se fossi un amante di aerei, cose del genere, anche videoludici, insomma, io davanti a Flight Simulator sarei morto. Cioè, morto perché avrei giocato solamente a quello tutta la vita. Ve lo dico, perché sembra una cosa assurda. Cioè, ha delle aggiunte che sono spaziali. Comunque, ragazzi, in chiusura volevo dire che a questo punto la vera domanda è: ma che ma perché dire che Game Pass non è sostenibile? Io mi chiedo, no? Perché dirlo? Semplicemente perché, cioè, è chiaro che sia sostenibile, se no si sarebbero bevuti il cervello completamente, no? Cioè, non avrebbe senso tutto ciò. Ieri Microsoft ha smentito, ma di brutto, questa cosa, ma proprio l'ha smentita di brutto e ha detto, no, rega, è sostenibile, tranquilli, è sostenibile. Vabbè ragazzi, comunque a parte tutto volevo un po' collegare conferenza con il fatto del Game Pass che secondo alcuni non sia sostenibile. Quindi volevo fare un discorso unico, l'ho fatto, spero che vi sia piaciuto e ditemi se siete d'accordo, non siete d'accordo, fatemi sapere un vostro parere. Sta di fatto che io sono in hype per i giochi che usciranno. Perché, cioè, ragazzi, ieri hanno vinto i videogiochi. Ieri hanno vinto i videogiochi. Ebbene sì, ebbene sì. Quindi sono contentissimo di questa conferenza. A questo punto vi ringrazio molto e ci becchiamo ad un prossimo video. Ciao ragazzi.